Buongiorno e bentrovati. Nel video di oggi parliamo di 4 cose che sono secondo me abbastanza interessanti e che soprattutto 2 sono proprio per voi. La prima è che Parelli, qualcuno di voi diciamo magari c'è già anche stato, comunque se non lo sa glielo dico io, aveva 2 ranch negli Stati Uniti, uno posizionato in Florida e uno posizionato in Colorado, no? Ne avrete sicuramente già sentito parlare quando vi ho raccontato un po' della mia storia. Quello in Florida era quello diciamo estivo, e poi c'era quello, diciamo, invernale che era in Colorado. Chiaramente avere 2 ranch costa assai perché ad ogni modo è come avere 2 case, una a montagna e una al mare, no? Che comunque uno deve in qualche maniera mantenere. E vi posso assicurare che quando ero in Colorado un giorno ci portò Pat. Un giorno ci portò Pat nei suoi uffici e ci parlò un pochino della parte business, chiamiamo così, e ci fece un pochino capire l'idea di quelli che erano i costi, e vi assicuro che sono veramente alti i costi per mantenere un ranch, soprattutto quello in Colorado, perché nella parte invernale, nevicando eccetera eccetera, aveva bisogno di tanta manutenzione anche d'inverno per poi essere pronto a raccogliere i cavalli e gli studenti nel periodo estivo. Quindi in sostanza c'erano delle grandi spese e anche una grande perdita di tempo, più o meno intorno ai 3 mesi l'anno, tra spostarsi dalla Florida, andare in Colorado con tutti i cavalli e le persone, e poi dopo dal Colorado rispostarsi e tornare di nuovo in Florida a settembre. Quindi cos'è che hanno fatto loro? Hanno venduto tutte e 2 i ranch e ne hanno comprato un altro. Questo nuovo ranch che hanno comprato è in Sud Carolina o South Carolina, se uno gli piace di più la pronuncia inglese, anche perché a quella maniera, avendo un unico posto da poter utilizzare tutto l'anno, perché le temperature lì sono diverse rispetto che Florida e sono più miti rispetto che in Colorado, e quindi può essere usato anche tutto l'anno, chiaramente gli favorisce l'utilizzo delle strutture e anche gli investimenti che c'è da fare, perché una parte degli investimenti che prima andavano nella manutenzione adesso possono andare nel miglioramento anno per anno delle strutture. Cosa ce ne viene a noi di buono? Allora, sicuramente il fatto che si può andare là tutto l'anno e non si deve pensare se andare in Florida o se andare in Colorado. Perché dico si può andare? Perché c'era un programma, esisteva già prima, che però era un po' altalenante, che adesso invece è stato reinserito e è aperto tutto l'anno, ci si può iscrivere a questo programma, che si chiama programma Vocational Students. Praticamente sono dei periodi che uno studente può fare là, diciamo che è raccomandabile avere almeno il secondo livello, con cui una persona, oltre a imparare anche la lingua, migliorare anche la lingua, può lavorare all'interno del campus, partecipare alle varie sessioni con PET che vengono fatte e quindi imparare e migliorare la sua horsemanship. Secondo me, per un ragazzo giovane che magari ha appena finito le superiori, può essere un modo come un altro per andare a migliorare la sua horsemanship, prendersi un paio di mesi di ferie e divertirsi, perché comunque insomma si fa un bel viaggio, si vede dei bei posti, si conosce gente in un ambiente estremamente professionale, per cui non vi aspettate ad andare in una vacanza tipo quelle organizzate, no, negli Stati Uniti, ranch a settimana, si va col cavallo e si fa le giratine. Lì è qualcosa di formativo, ok? Per cui ci saranno dei momenti in cui si cavalca, ci saranno dei momenti in cui si guarda gli altri che magari preparano cavalli oppure fanno altri tipi di lavori, e che comunque insomma ci portiamo a casa un bel po' di cose. Quando io ero in Colorado c'erano alcuni ragazzi che erano con noi, che erano come vocational student lì e fondamentalmente stavano con noi dalla mattina alla sera, per cui insomma sono tornato a casa con un bel bagaglio. E si può rimanere anche per periodi più piccoli, no? Per cui si può andare un mese, si può andare 2 mesi, si può andare 3 mesi, poi noi europei più di 3 mesi non ci si può andare per via, no, del visa.
Però ecco, secondo me quella lì è una cosa interessante perché può essere approcciata fondamentalmente da tutti e comunque è un periodo formativo. La terza cosa di cui vi volevo parlare è che è stato rilasciato una serie di episodi su Amazon Prime, la versione inglese, che però ci si può andare anche noi dall'Italia, in cui Pat affronta tutta una serie di problematiche, no? Quindi cavallo che non sale sul carrello, il cavallo che non salta, il cavallo dominante, eccetera, eccetera. In tutto sono 8 episodi, costano una cifra irrisoria perché si parla di qualcosa come un paio di dollari a episodio, che poi se uno compra tutta la serie spende ancora meno. E secondo me se uno macina un pochino l'inglese è una cosa da vedere, anche se uno non lo sta proprio in maniera perfetta, però diciamo che l'audio è molto buono, Pat parla come quando parla agli studenti, per cui diciamo si capisce abbastanza. Chiaro, se uno non capisce nulla si vede le figure e basta, però anche a guardare quelle basta, si impara lo stesso. Ad ogni modo, se vi interessa vi lascio il link qui in descrizione, ve lo andate a vedere, se vi va ve lo comprate, non è un link affiliato, io non ci guadagno nulla, però ci tenevo a dirvelo perché secondo me è una di quelle cose che ci sono e se uno gli piace l'equitazione naturale, segue un pochino il programma e quant'altro, vedete in campo Parelli che Pat in persona che lavora su dei cavalli e secondo me è interessante, io l'ho guardati e sono interessanti. Come quarta ed ultima informazione invece che vi volevo portare, che riguarda un pochino tutti quelli che mi hanno contattato anche un po' nell'ultimo anno chiedendomi se potevano fare il terzo livello con me. Per noi istruttori l'anno scorso è stata data la possibilità di rilasciare il secondo livello, ovviamente previo esame, che sono 2 esami, no? Sono un esame per il livello 1, 2 esami per il livello 2 e 3 esami per il livello 3. A tutti gli avevo detto che nel corso di quest'anno era molto probabile che Parelli avesse dato la possibilità a noi di fare appunto l'esame anche di terzo livello per i nostri studenti. È notizia giusto di qualche giorno fa che è stata ufficializzata questa cosa, quindi nel corso di quest'anno ci daranno la possibilità di fare il percorso di certificazione per poi poter andare a fare l'esame agli studenti che vogliono affrontare il terzo livello. Diciamo rispetto alla loro tabella di marcia ci saranno dei ritardi perché con il fatto che devono spostarsi, già ci sono, però devono finire di spostare tutte le strutture dai 2 ranch nel nuovo ranch in Sud Carolina, è chiaro che il personale sarà impegnato un po' a coadiuvare tutto questo lavoro e quindi quella roba là slitterà un pochino, per cui l'idea iniziale era quella di darci questa possibilità di intanto iniziare il percorso di certificazione più o meno intorno a metà anno, è probabile che slitti alla fine dell'anno. Diciamo, io mi sono fatto un'idea che a noi ci daranno la possibilità di fare la certificazione a autunno e quindi è possibile che da anno nuovo si sia più o meno tutti in grado di fare l'esame di terzo livello. Tutti non lo so perché non so come funzionerà, se lo daranno agli istruttori con 3 stelle e più oppure agli istruttori con 4 stelle e più, non lo so. Ancora questo non l'hanno detto. È probabile che lo diano agli istruttori che hanno da 3 stelle in poi, ok? Però non è detto. Quindi questa qui è una cosa che più avanti poi magari vi terrò aggiornati. Queste 4 cose ci tenevo a dirvelo, secondo me sono importanti e quindi ho ritenuto opportuno farci un video. Per finire ci tenevo a rispondere a un paio di commenti che mi sono arrivati di recente. Il primo è quello di Giacomo in cui mi chiede: come affronti quando il cavallo, quell'unico cavallo che ti è arrivato al cuore, non può essere più montato e sai che un giorno se ne andrà perché ha iniziato la vecchiaia e ha iniziato con un'artrosi anche in età non tanto avanzata? In più in questo momento non riesco più a vedere i cavalli, mi sto prendendo in odio. Allora Giacomo, io ti posso dire come l'ho vissuta io, però chiaramente ognuno di noi metabolizza le cose in maniera diversa, per cui è difficile dare dei consigli. Io ti posso dire che quando il mio cavallo, io diciamo cavalli storici ce n'ho 2, ce n'ho avuti 2, uno è ancora vivo, l'altro no.
il mio primo cavallo è morto che aveva 34 anni, io però non lo montavo già da tempo perché lo montava mia moglie e quindi questa domanda andrebbe fatta a lei invece che a me. Per quanto riguarda il mio secondo cavallo, invece, che è la Velignese che avete visto in qualche occasione, in qualche video, Flora, che adesso è ferma dal 2017 più o meno, primi 2018, primi mesi 2018, è ferma perché è stato riscontrato un Cushing, il Cushing gli ha causato una forte laminite con rotazione delle falangi e per cui l'ha resa non più montabile, con fra l'altro questo Cushing che viene ovviamente tenuto sotto controllo tramite i medicinali del caso, però praticamente la laminite, gli stralci della laminite sono stati tali per cui non è più tornata a posto, quindi non è più montabile. E sicuramente la cosa non andrà a migliorare perché comunque adesso lei comincia a avere 22 anni, quindi ormai diciamo che non sarà più montabile la cavalla. Ci faccio qualche cosa proprio giusto da terra quando lei nei periodi che sta meglio me lo consente. Come l'ho vissuta? L'ho vissuta male inizialmente, però avevo la possibilità di, passatemi il termine, sfogarmi con un altro cavallo che era Eros. Per cui ho cominciato mentalmente a pensare che lei sarebbe stata la mia compagna, ma non più come cavalla. E tuttora è con noi, ecco, non è che abbiamo mai pensato di darla via o comunque di regalarla anche a qualcheduno o mandarla al prato, come si suol dire al nord, perché è la mia cavalla e lei starà sempre con me. Fin tanto che io mi potrò permettere di tenerla, perché poi la vita non si sa mai dov'è che ci porta. Però la cosa che io ti consiglio è prendi un altro cavallo e comincia a vederlo come un normale ciclo della vita, che ci porta magari a vivere quel cavallo in maniera diversa, in maniera magari più come un compagno, un amico, dove magari qualche volta, con cui qualche volta passiamo del tempo e senza avere il pungolo di doverlo montare. E nel frattempo ti porti su avanti un altro cavallo che ti darà un po' anche la possibilità mentalmente di staccarti e quindi quando magari arriverà un giorno in cui il tuo cavallo morirà, riuscirai a superare, non ti dico che non patirai perché patirai lo stesso, però lo supererai meglio perché comunque una parte del tuo cuore, diciamo così, è insieme all'altro cavallo. Non c'è una maniera giusta o una maniera sbagliata per affrontare un problema del genere. È chiaro che chi pratica l'equitazione naturale ha un trasporto emotivo importante, soprattutto con il proprio cavallo, e quindi è complicato dare dei suggerimenti perché questo trasporto emozionale ognuno possiede il suo. Quindi c'è chi la vive in una maniera e chi la vive in un'altra. È come un lutto in famiglia, c'è chi lo metabolizza in una maniera e chi lo metabolizza in un'altra. È difficile dare consigli, io l'ho affrontata così e devo dire che mi ha dato una grande mano questo. Come adesso che ho l'America probabilmente mi darà una grande mano quando magari mi dovrò staccare da Eros, che in questo momento è il cavallo con cui ho un più trasporto emotivo, anche se cerco sempre di tamponarlo questo trasporto emotivo, però ce l'abbiamo, è innegabile che è impossibile non averlo con il proprio cavallo, questo vale per tutti, non vale solamente per il proprietario o il professionista, questo è qualcosa che se uno ama i cavalli, poi alla fine con un cavallo in maniera particolare ci si attacca talmente tanto che poi dopo è ovvio che soffra, no? Quando se ne va oppure quando succede un incidente. E poi volevo rispondere invece anche a Emanuela D'Armento. Grazie mille per i tuoi video molto istruttivi. Vorrei sapere come bisogna portare un cavallo giovane di 10 anni che sta sempre nel box al paddock sapendo che quando vede il paddock fa il matto e per questo nessuno lo vuole portare. È possibile rimanere in sicurezza? Allora, prendo come spunto la tua domanda perché, prima di tutto non sei la prima che me lo fa, ma perché la risposta è molto semplice. Il cavallo non dovrebbe stare fisso in box. E capisco che magari è complicato per molte persone
comprendere che i cavalli non dovrebbero vivere fissi in box, ma quella non è il loro modo di vivere naturalmente. Quindi quando io lo tiro fuori da quel box non c'ho più un cavallo, c'ho un drago sputafuoco che mi balzella a destra e a sinistra come se fosse un palloncino. Questo perché ho sbagliato io in precedenza, non perché è lui che è sbagliato. Lui fa quello che madre natura gli dice di fare, soprattutto se è un cavallo estroverso, giovane e che magari viene alimentato male. Viene alimentato male, attenzione, apro una parentesi, non vuol dire che viene alimentato male nel senso che gli viene dato da mangiare sbagliato o che gli viene dato da mangiare un mangime che non va bene. No, viene alimentato in una maniera sbilanciata rispetto a quello che è il suo consumo quotidiano calorico. Per cui se io ho un cavallo che si muove poco, gli do da mangiare tanto, quella volta che lo tiro fuori da quei 3 metri per 3 o quando sono più fortunati 4x4 di box, è chiaro che tutta quell'energia che lui ha accumulato me la riversa contro, io avrò difficoltà, anche se sono un esperto, avrò difficoltà a portarlo dal box al paddock. Diversamente, se stesse fisso in paddock, abbastanza grande, con capannina, quell'energia lui, a mano che la accumula, la brucia, e quindi quel problema non ce l'avrei. D'altro canto, io capisco che ci sono delle situazioni in cui le persone si ritrovano, non sono ancora consapevoli di questo che ho detto e quindi dicono: ma sì, ok, tutto bello, ma se adesso il mio cavallo lo tengo in questo posto e in questo posto c'è questo tipo di gestione, com'è che devo fare per risolvere questa cosa? Perché gli altri cavalli non lo fanno e il mio lo fa? Allora, primo, i cavalli sono come i fiocchi di neve, sono tutti simili ma non ce n'è uno uguale, quindi non cominciamo a dire quell'altri non lo fanno e il mio lo fa, perché è come i bambini sono tutti uguali? No. Le persone sono tutte uguali? No. Quello che te puoi fare è lavorare su di te per essere preparata, ok? Perché bisogna essere preparati, non fortunati con i cavalli, lavorare su di te e imparare a gestire un cavallo in tutti i suoi momenti energici o meno energici della giornata. Chiaramente non devi lavorare solamente su di te, ma devi lavorare anche sul cavallo, ma ovviamente fin tanto che queste cose te non le sai, non le puoi insegnare al cavallo. Ma al momento che te hai delle competenze, ecco che allora questa cosa che te mi hai detto ti diventa, tra virgolette, un momento di, come si può dire, di gestione normale, ok? Cioè, io sono sicuro che se prendo il tuo cavallo non ho nessun tipo di problema a portarlo al paddock, ok? Ma ovviamente io ho delle competenze che sono magari leggermente sopra la media, se no non potrei farlo questo lavoro qua, no? Quindi si tratta semplicemente di alzare il nostro livello di competenza. Da una parte dobbiamo lavorare sulla gestione del cavallo, cioè su come il cavallo viene alimentato, su quanto viene alimentato, su come viene tenuto, ok? Per i discorsi che ti ho detto prima. Dall'altra dobbiamo lavorare sulle nostre competenze, fare dei corsi, fare delle lezioni, ma non le lezioni che ti prendono e ti mettono sul cavallo e ti fanno montare al trotto, al galoppo, al passo, come ti pare a te in campo, facendoti fare le più belle figure di dressage, che anche quello va bene, ma in questo caso hai bisogno di altro, hai bisogno di imparare una gestione da terra che insegni al tuo cavallo a essere educato quando viene maneggiato da terra e insegni a te a rimanere in sicurezza anche in quelle situazioni lì. Ricordiamoci che i cavalli non sono mai sbagliati, i cavalli ti danno sempre la risposta alla domanda che gli hai fatto. Se non ti piace la risposta, devi cambiare la domanda. Se io il mio cavallo lo tengo chiuso a chiave dentro il box tutto il giorno e gli do da mangiare come se fosse un lottatore di sumo, è chiaro che poi dopo quando lo tiro fuori mi farà confondere, ma non il tuo, tutti. Poi c'è chi lo fa di più e chi lo fa di meno. Magari un sinistro introverso gli viene la pancia, ma più di tanto non fa. Un sinistro estroverso, tipo l'America, se la prendi e la tieni chiusa dentro un box,
anche se lei di mangime ne mangia veramente poco, e se lei la tiene chiusa dentro un box, quando la tiri fuori ti sembra di averci missili Katyusha che ti schizzano da tutte le parti, ti sembra di averci un drago che sputa fuoco da tutte le parti. È normale, perché è un'estroversa che ha bisogno di muoversi. Infatti se la vedi è muscolosa, anche se io la muovo poco perché ho poco tempo per muoverla, e quando la prendo lei è sempre in super forma. Quindi quello che ti posso dire io, come tu avrai già capito, è che devi alzare l'asticella delle tue competenze e probabilmente anche lavorare sul tuo cavallo o fare in modo che qualcheduno competente insegni al tuo cavallo a comportarsi in maniera rispettosa e adeguata quando viene appunto preso e gestito a mano, ok? Perché poi magari lo stesso cavallo montato è bravissimo, quindi è così, a volte capita che sono così, montati sono super bravi perché magari da sella hanno 500 ore di addestramento e da terra sono dei teppisti perché magari hanno un quarto d'ora di addestramento. Quindi anche quello è un aspetto che dobbiamo curare il cavallo a 360 gradi. E ancora una volta ricordati che la gestione fa una grande differenza. Cavallo tenuto in una maniera, alimentato in una maniera, piuttosto che in un'altra, ti cambia completamente il cavallo che hai in mano. Spero di avervi fatto un attimino riflettere, sia a Giacomo che a Emanuela, ma anche gli altri che magari stanno ascoltando e gli suona qualche campanello nella testa. Per il video di oggi è tutto, ricordatevi di iscrivervi se vi è piaciuto e mi raccomando, se vi piacciono questi contenuti potete condividerli, ci fate un grande piacere se li condividete e invitate i vostri amici ad iscrivervi. Quello è un piccolo gesto per voi, ma per noi fa una grande differenza. Lo so che lo sentite dire a tutti gli youtuber, però è veramente così. Il motivo per cui un canale può crescere e rimanere disponibile e a dare gratuitamente una marea di informazioni di qualsiasi genere è sugli iscritti. Si basa tutto sugli iscritti. Più vi iscrivete, più quel canale cresce, più è facile che riesca a fare video migliori, che magari arrivino delle sponsorizzazioni, che arrivi l'interesse di più persone, eccetera, eccetera, eccetera. Tanto è inutile che vi sto a raccontare queste cose, lo sapete benissimo come che funziona. Un canale che non cresce è un canale che è destinato prima o poi a chiudere. Quindi, se ci tenete a far crescere i canali che vi piacciono, la cosa che potete fare non costa nulla, è iscrivervi. E questo vale anche per il nostro. Il nostro non fa differenza di nessun genere. Per questo video è tutto e noi ci vediamo nel prossimo video. La prima è... Maremmina, guarda come si deve... Non so, della noia. Non lo so. Comincia a prendere la roba. Comincia a prendere la roba, forse. Rosso. Proprio, cioè, appena iniziate. Adesso non è ancora l'ora di mangiare, sono le 4:20. Vai, dov'è che eravamo rimasti? E quello... Posso andare avanti? Oh, galloping dreams, we ride far and wide. In a world so vast, we feel alive. Underneath the open sky, we're wild and free. Oh, galloping dreams.